Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Nella lettura di oggi, con questo titolo in rima, hai manifestato questo, te ne accorgerai presto. Voglio chiedere ai tarocchi di dirti in questo momento cosa hai manifestato o stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto. Sai che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare. E vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori, ed un messaggio in scrittura automatica. Per la variante numero 1 mettiamo la candela che rappresenta la connessione. Variante numero 2 con la piuma che simboleggia i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. Per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con lo Yant che rappresenta la protezione. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini, come preferisci. Mi raccomando, scegli distinto perché subito dopo la sigla vediamo cosa hai manifestato o stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Candela, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa hai manifestato o stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Candela. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la Candela. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è la Candela. C'è una situazione che stai vivendo che ti ha portato a fare un cambiamento non indifferente, o ti porterà a farlo. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 29 e il 220. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di canalizzare luce d'amore e compassione. Numeri 29 e 220. Penso che questo cambiamento di cui ti parlavo prima potrebbe portarti proprio a questo. Canalizzare luce d'amore e compassione andando ad eliminare l'odio. 29 e 220. Vedo che in questo momento potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno l'iniziale del nome o del cognome che inizia con la lettera R, Z, D, B, C e lettera O. Oppure potresti essere tu. Ci sono segni d'acqua e segni d'aria qui molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, oppure di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Mi dicono di te che di recente potresti essere stata o stato in un luogo storico. Hai partecipato alla presentazione di qualcosa, una conferenza, un concerto. Ti vedo anche una persona un po' egocentrica, ma molto sicura di te, e questo è positivo. Sai, dicono che chi si rispetta sa come farsi rispettare e chi si stima sa come farsi stimare, e qui tu sei una persona che si rispetta e sa come farsi stimare ed è molto positivo. Vediamo cosa mi dicono ancora di te e poi ti parlo di questa cosa che hai manifestato. Mi arriva tanto il fatto che tu possa essere un artista in qualcosa. È come se disegnare, magari
scrivere o cantare anche facesse bene alla tua anima. Dicono che il talento si può esprimere in molti modi e io qua vedo che tu hai un talento e sai anche esprimerlo, eh. Prima ti parlavo di quella sicurezza che tu hai e che è anche una cosa positiva, ma vedo che nonostante tutto, nonostante questa sicurezza che tu puoi avere, c'è una persona che ha la capacità di metterti in soggezione, una persona che tu conosci, perché spesso ti vedo un po' in imbarazzo nel rapportarti a lui o a lei, può essere un uomo o una donna, quindi viene un po' meno questa sicurezza che tu hai. Adesso ti dico cosa hai manifestato o stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto. Penso che nella tua vita tu abbia ricevuto poco amore e adesso tu voglia manifestarlo. Desideri qualcuno che ti ami per quello che sei, ma conosci già questa persona, eh? Vedo che tu la conosci già. E se non la conosci, vi vedo interagire nei mesi più freddi. Qualcuno che frequenta i posti che frequenti tu, oppure la conoscerai frequentando un posto a te molto familiare. Un'ultima cosa che ti dico è che ti accorgerai presto che quello che in passato non è stato è perché sarebbero stati solo degli errori e lo capirai frequentando questa persona che ti ho descritto. Questo è quello che stai manifestando e che mi hanno detto per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti rispondono. Per la candela, vediamo. Vediamo per la candela cosa ti dicono Mago, Mondo e Matto. Qui la risposta è in assoluto un sì. Le carte ti stanno dicendo che c'è qualcosa rispetto a questa domanda che tu hai fatto che va alimentato, anche con un po' di coraggio, perché la carta del Matto mi fa proprio pensare a questo. E vedendo l'insieme di queste carte ti dico che la vita deve essere vissuta, non pensata, quindi la risposta è un sì. Ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la candela, vediamo. Per la candela. Entro 21 giorni riceverai una comunicazione importante, una comunicazione importante che ti impegnerà nei mesi successivi. Una comunicazione importante che ti impegnerà nei mesi successivi. Non esagerare con il caffè. Serve per dare la carica
ma ti vedo euforico lo stesso. Messaggio curioso. Entro 21 giorni riceverai una comunicazione importante che ti impegnerà nei mesi successivi. Non esagerare con il caffè, serve per dare la carica, ma ti vedo euforico lo stesso. Questo era il messaggio per te, Candela. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Piuma, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa hai manifestato o stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Piuma. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la Piuma. Chi è la Piuma? Mazzo centrale, energia neutra. Chi è la Piuma? Vedo che in questo momento scegli di utilizzare il libero arbitrio a prescindere da tutto quello che senti e vedi, quindi ci vedo tanto libero arbitrio qua. I tuoi numeri spirituali sono il 58 e il 50. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti indicano di lasciar scorrere, quindi c'è un qualcosa che stai vivendo e che è necessario proprio lasciar scorrere, lasciare andare, abbandonare tutto ciò che provoca sofferenza. Probabilmente anche grazie a questo libero arbitrio di cui ti parlavo prima, numeri 58 e 50. Vedo che potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno l'iniziale del nome o del cognome che inizia con la lettera E, U, L, N, G e lettera S. Ci sono segni di terra e segni di fuoco qui, molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine, un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. Qua mi dicono di te che sei una persona molto spirituale, ma anche molto abile con la tecnologia, o passi molto tempo sui social, magari lavori sul computer o con qualcosa che c'entra con internet. Comunque ti vedo spirituale, ma allo stesso tempo molto abile con quello che può essere la tecnologia, internet, telefono. Ti vedo vivere la vita un po' come una sfida. Tu sei una persona che però non lascia mai niente di incompiuto o a metà. Tutto quello che fai lo porti avanti dall'inizio alla fine e sei anche un qualcuno molto attento alle energie dei luoghi o delle persone che frequenti e quando non ti piacciono non scendi a compromessi, quindi quando senti che ti arriva un'energia che non è positiva cambi subito indirizzo. Vediamo cosa mi dicono ancora di te e poi ti parlo di cosa stai manifestando. Ti vedo come se fossi su una scala dove riguardo a una cosa che stai vivendo è come se fossi ad un passo per raggiungere la cima, ma non ci sei ancora proprio arrivato del tutto. Potrebbe riguardare una qualsiasi cosa, magari ti stai laureando oppure nel tuo lavoro hai deciso di metterti in proprio o fare comunque questa cosa per te. Sei ad un passo, ma non sei ancora completamente arrivato dove vorresti essere. È come se fosse per te, diciamo, l'ultima sfida
Sai, dicono che per provare l'euforia e il gusto della vittoria bisogna accettare le sfide. E io vedo qua che ti manca veramente poco. Accettala. Adesso ti dico cosa stai manifestando o cosa hai manifestato per la piuma. Tu hai manifestato una stabilità di qualche tipo o la stai manifestando perché sei una persona che riesce a creare o vedere le possibilità anche dove non ci sono. Vedo anche che arrivano dei soldi qui, che sia un regalo o per qualcosa che hai fatto tu. Vedo anche spendere con un po' più di leggerezza e anche andare a fare una cosa che hai sempre rimandato, magari aspettando tempi migliori, forse proprio questa disponibilità in più che mancava. Qui c'è qualcosa, vedo, che vuoi comprare o vuoi fare, scrivimelo nei commenti che cos'è, che sono curiosa. Un'ultima cosa che ti dico è che ti accorgerai presto che premiarsi ogni tanto con qualcosa che si desidera davvero fa bene all'anima e ci sarà la possibilità di farlo. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, quello che stai manifestando. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda che vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda per la piuma. Vediamo cosa ti rispondono per la piuma. Vediamo cosa ti dicono per la piuma. Innamorati, torre e giudizio. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che rispetto a una situazione che stai vivendo c'è qualcosa che va a cambiare in conseguenza a una scelta che farai e sarà positiva. La risposta è un sì e vedendo questa carta della torre mi viene anche da dirti che i cambiamenti non sono mai indicati nelle istruzioni, e questo sembra proprio un po' il caso tuo. E la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Solo un attimo, Vediamo per la piuma. Vediamo un po' cosa riesco a dirti per la piuma. Adesso, mentre sto scrivendo, guarda intorno a te nel posto dove sei adesso. Guardati intorno. C'è qualcosa che manca. C'è qualcosa che manca. Quindi manca qualcosa. E che vorresti aggiungere. Perché è utile che tu lo faccia. È utile che tu lo faccia. Fallo in settimana e sarai molto contento di questo. Messaggio particolare dice:
Adesso, mentre sto scrivendo, guarda intorno a te, nel posto dove sei, in questo momento, adesso. C'è qualcosa che manca e che vorresti aggiungere perché è utile che tu lo faccia? Fallo in settimana e sarai molto contento di questo. Ed era il messaggio per te, piuma. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Yant, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa hai manifestato o stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Yant. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è lo Yant. Masso centrale, energia neutra. Chi è lo Yant? Vedo che in questo momento è come se ti sentissi vittima di qualcosa, una situazione che stai vivendo dove ti sembra che alcune cose vadano al contrario di come dovrebbero andare. I tuoi numeri spirituali sono il 28 e il 306. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di neutralizzare la confusione. Potrebbe far riferimento a questa situazione di cui ti ho parlato prima, dove hai l'impressione che alcune cose vadano al contrario di come dovrebbero andare e quindi è necessario neutralizzare la confusione. Numeri 28 e 306. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Yant, vedo che in questo momento potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno l'iniziale del nome o del cognome che inizia con la lettera C, V, R, M, D, S e lettera E. Oppure potresti essere tu. Ci sono segni d'aria e segni di terra qui, molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o un toro capricorno vergine. Mi fanno vedere di te che arrivi da un periodo dove hai vissuto una sensazione di malessere generale che adesso però vedo superato. Qui c'è proprio una sensazione di malessere per qualcosa che può essere successo magari nella relazione con una persona o una situazione che hai vissuto. Ti vedo in buona compagnia con qualcuno che ogni tanto ti provoca un po', ma lo fa con affetto. Vediamo cosa mi dicono ancora di te e poi ti parlo di cosa hai manifestato e di cosa ti accorgerai presto. In autunno o nell'inverno inizierai a fare una cosa che per te è nuova, ma l'avevi già pianificata da tempo. Magari hai dovuto studiare per arrivare a fare un po' più avanti questa cosa e che andrà anche molto bene con questo 10 di denari. Adesso ti dico cosa hai manifestato o stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto. Vedo che tu hai manifestato una situazione che da una parte ti rende molto felice, ma dall'altra anche un po' dubbioso o dubbiosa, come se non fossi completamente convinto o convinta, e questa non convinzione che hai in questo momento rischia di amplificarsi, portandoti ad avere dei contrasti inutili, soprattutto se si tratta di una persona, perché vedo che ti vuole bene, vedo anche che ti porterà a spostarti e fare delle cose nuove, quindi cosa stai manifestando e di cosa ti accorgerai presto è che nella vita
a volte bisogna anche scendere a compromessi e godersi con un pizzico di leggerezza quello che arriva, che con un 10 di denari io lo vedo bello. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Yant. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti dicono per lo Yant. Temperanza, appeso e luna. Qui la risposta è un no. Rispetto alla domanda che hai fatto, le carte ti stanno dicendo che dovresti iniziare a guardare questa situazione da un'altra prospettiva. Probabilmente potresti essere anche un po' confuso a riguardo e quindi conviene fermarsi un attimo e rivalutare. E la risposta è un no. Vedendo l'insieme di queste carte mi viene in mente anche una frase da dirti, che la vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci, quindi fermati un attimo a riflettere. La risposta è un no. Ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti per lo Yant. Vediamo, per lo Yant. Dal giorno 10 al giorno 18 del prossimo mese sarai in un periodo particolarmente fortunato. Approfitta di questo momento per fare quello che hai sempre rimandato. Ti riuscirà bene. Messaggio particolare: dal giorno 10 al giorno 18 del prossimo mese sarai in un periodo particolarmente fortunato. Approfitta di questo momento per fare quello che hai sempre rimandato. Ti riuscirà bene. E questo era il messaggio per te, Yant. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita. Vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!